Benvenuti a Malacca! Prima di iniziare ad esplorare la città, però, Un bel caffè è d'obbligo, anzi un buon caffè. è buonissimo. Buono. I caffè qua sono davvero ottimi. Sì, no, è buono davvero. Ci voleva poi. Caffè molto buono, l'atmosfera era molto tranquilla e tra l'altro si sono anche iscritti al canale perché mi ha visto con la fotocamera, poi gli ho chiesto se potevo fare anche 2 foto a lei mentre mi preparava il caffè e quindi si è iscritto al canale per curiosità e ottimo. Sì, poi questo è il genere di posti che piacciono un sacco a me, con le piante, tutto un po' vintage. Io li adoro quei posti lì. Ah, davvero Tutti bello. libri, Sì. bello. Belli i caffè qua. Comunque se venite qua a Melacca perdetevi per le sue strade, per le sue vie e lasciatevi ispirare da quello che vedete e non programmate granché, ecco, perché qui è davvero tutto quello che c'è da fare, da vedere lo potete fare davvero camminando, nel senso non ci sono grossi spostamenti da fare, ecco. Quindi davvero perdetevi qua, entrate in un caffè e godetevi proprio l'esperienza, l'atmosfera che questo posto vi rilascia. Passeggiando per queste viette, la cosa troppo suggestiva e carina è che si incontrano un sacco di botteghe di piccoli artigiani, dove sbirciando all'interno si vedono che stanno facendo le loro cose, non so, leggendo il giornale piuttosto che sistemando dei documenti, e si vedono persone con all'interno, un sacco di scatole, di confusione e appunto impegnate a fare le proprie cose, ma è troppo suggestivo. Ad esempio abbiamo visto una signora leggere il giornale, che già nel 2022 non è così scontato, con dietro una montagna di scatole di tè cinese e non lo so, di questi colori particolari, sembra di essere capitati in un altro mondo, in un'altra epoca, no? Infatti Salvatore si è divertito tantissimo a fare le foto. Ma se camminare non vi basta, potete scoprire Melacca dall'alto, salendo sulla torre con l'osservatorio, oppure prendendo il battello per un giro lungo il fiume. Anche se, senza ombra di dubbio, il nostro modo preferito per girare il centro è stato questo. Dei divertenti rickshaw decorati con pupazzi e personaggi di ogni genere, che alla sera si trasformano in vere e proprie discoteche ambulanti. Allora, abbiamo trovato questo tempietto cinese dove dice che racconta la storia del periodo cinese che c'è stato qui a Melacca. È stato costruito nel 1673, dedicato alla dea della grazia. Quindi è carino, andiamo a vederlo, no?
Ci troviamo nella via principale qui di Melaka, che è Jonker Walk, e come vedete adesso è abbastanza trafficata, ma il venerdì, il sabato e la domenica dalle 6 a mezzanotte chiudono la strada, quindi praticamente le macchine non hanno accesso e diventa un night market. È una via molto caratteristica, infatti nel 2008 è stata nominata Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Datuk Wira è un ex atleta e bodybuilder qui in Malesia che nel 1957 ha vinto il titolo di Mister Universo. Gli è stata dedicata la statua per il suo impegno nel preservare la tradizione e promuovere la cultura. Qui è considerato un eroe. Ecco appunto quello che stavamo dicendo prima, questi negozi di antiquariato. Guardate qua alle mie spalle la vetrina con queste macchine fotografiche di altri tempi, davvero bellissime. A me queste cose qua piacciono davvero un sacco. Questo negozio qui di antiquariato, stavo parlando col proprietario, che mi spiegava che tantissimi anni fa Melaka era un hub principale per il commercio qui nel sud-est asiatico. Ecco perché si ha questa influenza cinese e anche europea, perché qualsiasi cosa doveva passare praticamente da Melaka. Poi, siccome qui i fiumi sono poco profondi, Singapore è diventato il nuovo hub per il commercio, perché poteva comunque ospitare e attraccare le navi. Cosa che invece a Malacca, spiegandomi appunto che i fiumi sono poco profondi, non poteva più ospitare queste grandi navi. Questo è anche uno dei motivi fondamentali perché ci sono tutti questi negozi di antiquariato, perché negli anni di commercio qui praticamente è passato di tutto e questo è quello che si può trovare appunto in giro. Però davvero interessante, mi piace davvero un sacco. E siccome adesso siamo affamati ed è l'una e fa un caldo pazzesco, andiamo a trovare un posticino dove mangiare. Am I hanging on too tight? For me it's just the thought of you that sets it right. Baby, you're my light. I never wanna fall away or lose my sight. Am I hanging on too tight? For me it's just the thought of you that sets it right. Baby, you're my light. Caldo anche. Buono. Beh, Valentina comunque non sa resistere proprio a niente, vede un dolce e deve comprarlo e mangiarlo ovviamente. Bene, e dopo esserci persi per le infinite stradine di Melaka, adesso andiamo a visitare l'unica spiaggia che è qua vicino. Adesso aspettiamo il nostro Grab e andiamo a visitarla. Allora, qua ci sono un sacco di bancarelle e sembra una spiaggia e un posto frequentato molto da gente locale, infatti siamo davvero curiosi di esplorare, c'è davvero un sacco di gente qua. Questa spiaggia è molto carina, è molto locale, diciamo, ci sono un sacco di bancarelle e bambini con gli aquiloni in spiaggia e che vanno sul cavallo, sui poni, quindi sono molto carini. La spiaggia è pulita, bianca, però il mare non sembra molto pulito, nessuno si sta facendo il bagno, non so se è perché qui non si usa farlo. Non lo so, ho visto un cartello scritto in malese e avevo capito che c'era il divieto di balneazione, per quale motivo non lo so. Però è carino, dai, qua comunque è un posto molto locale, frequentato praticamente da loro, dalla gente del posto, e infatti siamo gli unici stranieri. È
carino se volete passare, vabbè, a vedere il tramonto, che oggi è un po' nuvoloso e Sì. non si vede bene. Infatti ci sono tutte le sedie sulla spiaggia e è un posto ideale per quello, penso. E sorseggiare qualcosa, qualche bibita fresca o mangiare qualche Passa di là. street food. Cambio. Ah, cambio. Sì. Passa di là, poi sempre nella direzione opposta. Beh, in conclusione, Malacca ci ha sorpreso davvero tanto. Io non mi aspettavo in Malesia un posto così, non lo so, turistico, grazioso, cioè tutto colorato, tutto vintage. A tratti ci siamo sentiti davvero trasportati in un altro mondo. Questo è tutto, e se il video vi è piaciuto, come al solito iscrivetevi, mettete mi piace, condividetelo, e in questo modo ci aiutate a far crescere il nostro piccolo canale. Sì, e ci supportate, che per noi vuol dire tanto e lo apprezziamo tantissimo, quindi grazie. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Allora, non abbiamo saputo resistere a provare questi meloncini, anzi anguriette. È la prima volta che li vediamo. Praticamente ha fatto un buco con un martello la signora. Ha fatto il buco col martello, ci ha infilato il frullatore e ha frullato tutta l'anguria che c'era all'interno. E penso che sia l'ideale per questa calda giornata. Assaggiamo? Dai, assaggiamo. Super dolce, buonissimo. Mamma, è troppo carino! Cioè, non vorrei neanche berlo! Cioè, non ho mai visto una cosa così bella! Adesso è il mio turno. Buonissima, davvero è buonissima. Perché senti, c'è tutto il liquido, l'acqua dell'anguria, ma poi ci sono i pezzi d'anguria. È buonissimo.